se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica del form rispetto al form definito alle origini del nostro percorso, quindi abbiamo eliminato i dati superflui in fase di registrazione e poi abbiamo creato la funzione send email che ci permetterà in qualsiasi sezione del nostro CMS di inoltrare le email ai nostri utenti senza dover necessariamente ogni volta riconfigurare tutti i dati del server email. Oggi invece, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a completare la fase di registrazione per quanto riguarda la parte pubblica, quindi definiremo la funzione send sms che allo stesso modo ci permetterà di inoltrare dei messaggi SMS in qualsiasi sezione del nostro CMS, richiamando semplicemente la funzione, passandogli l'ingresso, il messaggio da inoltrare e il numero di cellulare a cui inoltrarlo. Poi andremo anche a fare alcune piccole modifiche grafiche per quanto riguarda il form, perché non mi piace per il momento, sia per quanto riguarda la pagina di registrati che la pagina di login. Prima di procedere però dobbiamo fare due correzioni, e una riguarda la fase di registrazione della parte pubblica, quindi funzioni inserisci registrazione, e nello specifico nei nostri controlli qua non abbiamo effettuato la verifica se l'username che stiamo inoltrando, quindi come richiesta registrazione, è già presente all'interno dei nostri sistemi. Qua non abbiamo in realtà modificato la query, perché la select username la dovrà fare non sulla tabella utenti ma sulla tabella utenti privata, e quindi se è già presente all'interno della tabella utenti privata ci deve dare l'errore. In realtà non abbiamo considerato che la stessa query la dobbiamo effettuare in realtà sulla tabella register attempt, perché non abbiamo considerato il caso in cui l'utente stia inoltrando la richiesta di registrazione ma allo stesso tempo un altro utente abbia effettuato la stessa richiesta con lo stesso username. Quindi in realtà dovremo fare, oltre alla verifica sulla tabella degli utenti già verificati, quindi in utenti privata, anche la verifica sulla tabella register attempt. Per poter fare questo dovremo fare un ulteriore select sulla tabella register attempt. Ora, per non dover ripetere la query, tramite MySQL possiamo fare un'unione di più query. In questo caso, dove noi dobbiamo soltanto verificare che non sia il dato presente o in una o nell'altra tabella, lo potremmo utilizzare. Quindi facciamo una union. Tramite questo termine andiamo a unificare un'altra query e faremo quindi una select username from register attempt. Quindi in questo modo andiamo a fare due query in un'unica soluzione, quindi basterà che una delle due abbia il risultato per generare l'errore sul nostro username. Quindi salviamo e inoltriamo la registrazione passandoli come username Alessio Rossi, che abbiamo definito nella precedente videoguida e che risulta in realtà ancora associato alla tabella register attempt. Quindi come cognome glielo spariamo a caso e qua li specifichiamo Alessio Rossi. Email Alessio Rossi @gmail.com. Numero di cellulare lo specifichiamo a caso e, come vedete, una volta inoltrata la nostra richiesta, il sistema ci dà username già presente nei nostri sistemi. Perfetto, ora passiamo lì o dalla production, che risulta invece un utente già confermato e quindi nella tabella register attempt, e come vedete allo stesso modo ci va a dare errore.
Ora cancelliamo il numero di telefono per evitare l'inserimento dei dati e aggiungiamo una N allo username, quindi ho della production con una N in più. Questo username sicuramente non è presente né in una tabella né nell'altra e quindi ovviamente il nostro errore dovrebbe passare a cellulare. Quindi inoltriamo nuovamente la richiesta e come vedete ora ci va giustamente a specificare il numero di cellulare. Perfetto, quindi in questo modo saremo sicuri che in fase di registrazione, ora soltanto per la parte pubblica, ma adesso andiamo a modificarlo anche nel file per la parte privata, all'interno del nostro CMS non ci potranno essere più di un utente con lo stesso username. Perfetto, quindi apriamo anche il file che si trova in privata, sezioni, permessi utente, funzioni, inserisci utente e allo stesso modo qua, oltre a verificarlo su utenti privata, lo verificheremo tramite union anche su register attempt. Quindi qua ci andrà register attempt. Perfetto, per quanto riguarda invece le modifiche che dobbiamo fare oggi, quindi allo stesso modo come abbiamo proceduto per l'inoltro dell'email, andremo a definire una funzione che la chiamiamo send sms, che sostanzialmente ci richiami la shell exec, quindi che richiami tutti i parametri del nostro programma, in questo caso Gammu, e quindi non dovremo andare ogni volta a configurare il programma, ma gli passeremo soltanto quindi il cellulare e il messaggio da inoltrare. Quindi innanzitutto faremo un nuovo file che lo salveremo in include come send sms.php. al suo interno apriamo i tag php e definiamo una funzione che la chiamiamo quindi function send sms, che prenderà in ingresso il messaggio da inoltrare, virgola, e il cellulare, quindi il numero di cellulare a cui inoltrarlo, e al suo interno inseriremo quindi la nostra shell exec perfetto. All'ingresso della funzione gli facciamo aggiungere il +39 alla stringa cellulare, perfetto, e gli facciamo inoltrare il messaggio. Bene, mentre in inserisci utente quindi richiameremo soltanto send. Allora innanzitutto definiremo il messaggio, quindi gentile utente nome e cognome, questa è la sua seconda parte di codice, e inseriamo il token che dovrà inserire per completare la sua registrazione. E quindi qua gli diremo semplicemente send sms, gli passiamo il messaggio, virgola, e il cellulare a cui inoltrare il messaggio. Perfetto. E come abbiamo fatto per quanto riguarda l'inoltro dell'email, quindi qua ci scriviamo sms gammu e qua così, e qua invece ci scriviamo email php mailer. Bene, quindi dicevamo dobbiamo includere la funzione come abbiamo fatto per l'email nel file action php, quindi il file che richiama le funzioni del nostro CMS. Quindi qua ci metteremo anche il nostro file send sms. Perfetto, questo per la parte privata. Per quanto riguarda invece la parte pubblica, ci servirà come per la parte privata il messaggio da inoltrare,
che sarà ovviamente uguale a quello della parte privata, ma dobbiamo ovviamente modificare, come abbiamo visto nella precedente videoguida, il nome delle variabili, perché nella parte pubblica li abbiamo semplicemente chiamati come nome e cognome. Quindi qua ci andrà semplicemente nome e cognome. Token SMS l'avevamo già incluso nella precedente videoguida, perfetto. Diamo una descrizione anche per l'inoltro dell'email, giusto per ricordarci. Bene, e poi non ci resta che includere questo file, ovviamente, come abbiamo fatto per l'inoltro dell'email. Quindi qua nella nostra funzione includeremo anche la funzione send sms. Bene, ora non andremo ovviamente a testare nuovamente l'inoltro dell'sms, l'abbiamo già visto nelle precedenti video guide, e se non avete visto il video vi rimando e vi lascio il link in descrizione, quindi vi rimando alla puntata per l'inoltro dell'sms. Perfetto, e anche questa modifica l'abbiamo fatta. Poi andiamo a dare un aspetto migliore al nostro form, abbiamo detto. Innanzitutto andremo ai nostri input a dargli una grandezza in percentuale, invece di utilizzare con l'attributo del nostro input, ma in realtà vogliamo che gli input abbiano una dimensione in percentuale, quindi magari gli diamo l'85% dello spazio disponibile, quindi di questa cella della nostra tabella. Quindi apriamo il file CSS della parte pubblica, tabella registrati, perfetto, e gli diciamo table id registrati input aperta e chiusa graffa, e gli diciamo with 85% abbiamo detto. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete tutti gli input presenti all'interno del nostro form hanno preso l'85%, scusate, dello spazio disponibile. Ora, se volessimo assegnarlo soltanto agli input type text, perché in questo modo ovviamente lui va ad applicarlo anche al pulsante, dovremmo tramite il CSS dirgli che vogliamo che lo imposti soltanto agli input che abbiano come tipologia uguale text. Quindi gli dovremmo dire table id registrati input aperta e chiusa quadra, e all'interno delle quadre dirgli la tipologia, quindi con type uguale text. In questo modo lui andrà ad associare l'85% agli input presenti nella tabella registrati identificati come tipologia uguale text, quindi non andrà a considerare gli altri tipi di input. Quindi salviamo, ripremiamo F5 e come vedete il pulsante registrati è tornato alle dimensioni standard. Bene, poi altra modifica che vogliamo fare è come per la parte privata, quindi un attimo che ci loghiamo. Quindi dicevamo, come per i form dell'area privata andiamo a inserire degli HR per distanziare un attimino le voci. Quindi nel nostro form, quindi content registrati, aggiungiamo un HR dopo cognome e nome, quindi qua gli diremo tr td colspan 2 HR uno dopo username e un altro dopo cellulare prima del pulsante. Bene, perfetto. Poi tramite il foglio di stile magari li cambiamo il colore, anche se in realtà io ne aggiungerei uno qua su prima del cognome, sì? E tramite il foglio di stile vediamo di dargli
un colore, un aspetto un attimino un po' più gradevole. Quindi table id registrati hr e gli cambiamo il colore come abbiamo fatto nella parte privata, quindi color due punti e scegliamo magari un grigio chiaro chiaro. Quindi salviamo, premiamo F5, bene, perfetto. Ora lo stesso facciamo nella parte di login, quindi in content login gli andiamo a inserire gli HR, quindi content login, quindi aggiungeremo un HR prima di username e uno prima del pulsante, quindi qua salviamo e vediamo il risultato, perfetto. E poi ovviamente tramite il CSS anche qua andiamo a impostare l'85% ai nostri input type text e poi li cambiamo il colore agli HR. Quindi foglio di stile, table id login, input type text with 85% e poi table id login hr e gli impostiamo il color uguale all'altro. Quindi salviamo, premiamo F5 e qua giustamente ci sta prendendo solo l'username e quindi qua dopo input type text gli diciamo virgola input type uguale password. Quindi sostanzialmente andrà a applicarle sia all'input type text che all'input type password. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora lo sta impostando correttamente anche al type password. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vedremo di completare anche la fase di registrazione e di login, inserendo un ulteriore controllo, quindi un CAPTCHA, e quindi creeremo la funzione che ci genererà il CAPTCHA e qualora il campo non venga inoltrato alla pagina di registrazione di login ci dia l'errore per il completamento della nostra richiesta.